Lezione 1. Scelte di moda. Tendo a scegliere colori più scuri come il nero e il blu marino, sono così versatili e classici. Ti capisco benissimo. I colori scuri possono essere così chic e facili da abbinare a diversi abiti. Esattamente. Inoltre, tendono a perdonare di più quando si tratta di macchie o usura. Questo è vero. Hai una marca preferita che ti piace indossare? Mi piace molto l'abbigliamento di un marchio che si concentra sulla qualità e sul design senza tempo. È un'ottima scelta. I pezzi di qualità possono durare anni e rimanere di moda. Sì, preferisco investire in un minor numero di articoli di alta qualità piuttosto che in una maggiore quantità di vestiti più economici. Questo è un approccio intelligente. Si tratta di costruire un guardaroba che rifletta il tuo stile personale. Assolutamente. Penso che terrò d'occhio altri pezzi in quei colori classici. Lezione 2. Attività all'aperto e connessione. L'aria aperta è il massimo. Penso che sarà un momento memorabile per entrare in contatto con la natura e con gli altri. Sono completamente d'accordo. C. È qualcosa di magico nell'essere all'aperto, circondati da aria fresca e paesaggi meravigliosi. Esattamente. Ci permette di sfuggire al trambusto della vita quotidiana e rilassarci. Sì, inoltre, le attività all'aperto possono essere un ottimo modo per rafforzare le amicizie e creare ricordi duraturi. Non vedo l'ora che arrivi la nostra escursione. Sarà un'avventura fantastica. Anch'io. Esplorare nuovi sentieri e godersi il paesaggio insieme sarà indimenticabile. Sicuramente. Non vedo l'ora di assistere alle risate, alle sfide e ai panorami mozzafiato che incontreremo. È tutta una questione di esperienza, e sono sicuro che avremo molte storie da condividere dopo. Di sicuro. Pianifichiamo anche alcuni divertenti giochi all'aperto. Renderà il viaggio ancora più piacevole. Lezione 3. Discutere i numeri. Ho in mente numeri specifici per il nostro progetto. Discutiamone ulteriormente e raggiungiamo una conclusione solida. Sembra un piano. Avere cifre chiare può aiutarci a prendere decisioni più informate in futuro. Esattamente. Dobbiamo assicurarci che i nostri obiettivi siano realistici e misurabili per monitorare i nostri progressi in modo efficace. Sono completamente d'accordo. È essenziale allineare le nostre aspettative con ciò che è realizzabile entro i nostri tempi. Sì, e penso che suddividerlo in traguardi più piccoli potrebbe renderlo più facile da gestire. È un'ottima idea. Può anche aiutarci a celebrare piccole vittorie lungo il percorso, mantenendoci motivati. Assolutamente. Disegniamo i numeri e determiniamo insieme la migliore linea d'azione. Non vedo l'ora di collaborare su questo. È sempre bello scambiare idee con qualcun altro. Di sicuro. Elaboreremo un piano solido di cui possiamo essere entrambi sicuri. Lezione 4. Seguire i segnali. Capisco. Segui le indicazioni e chiedi aiuto se ne hai bisogno. È il modo migliore per esplorare nuovi posti. Esattamente. È così facile perdersi, ma la maggior parte delle persone è amichevole e disposta ad aiutare se lo chiedi. Sì, ho scoperto che la gente del posto ha spesso i migliori consigli per spostarsi e scoprire gemme nascoste.
Assolutamente. Fa parte dell'avventura interagire con gli altri e imparare dalle loro esperienze. Inoltre, può portare ad alcuni incontri inaspettati e deliziosi lungo la strada. Sono completamente d'accordo. Quei momenti spontanei spesso diventano i ricordi più belli di un viaggio. Sì, si tratta solo di accettare il viaggio ed essere aperti a nuove esperienze. Esattamente. Credo che ogni viaggio offra un'opportunità di crescita e scoperta, se glielo permettiamo. Tienilo a mente mentre esploriamo. Ogni momento può essere un'avventura. Lezione 5. Packing light. Prendi in considerazione l'idea di fare un bagaglio leggero. Rende davvero il viaggio molto più facile e piacevole. Sono completamente d'accordo. Quando non devi portarti dietro borse pesanti, puoi concentrarti sull'esperienza. Esattamente. Inoltre, ti obbliga a essere selettivo su ciò di cui hai veramente bisogno per il viaggio. Sì, è incredibile quanto possa essere liberatorio viaggiare con solo l'essenziale. Ed essere aperti a nuove esperienze può portare ad avventure inaspettate, che è l'essenza del viaggio. Assolutamente. A volte i momenti migliori provengono dalla spontaneità piuttosto che da una pianificazione rigorosa. Di sicuro. Poniamoci l'obiettivo di abbracciare qualsiasi cosa ci capiti durante i nostri viaggi. Adoro quell'idea. Dopotutto, il viaggio è importante tanto quanto la destinazione. Sì. Con questa mentalità siamo sicuri di creare ricordi indimenticabili. Lezione 6. Gustare i piatti giapponesi? Ti sono piaciuti i piatti giapponesi che abbiamo mangiato l'altra sera? Sushi, sashimi e tempura erano tutti deliziosi. Assolutamente. Il sushi era incredibilmente fresco e ho adorato il modo in cui i sapori si fondevano insieme. Sì, ogni pezzo era come una piccola opera d'arte e la presentazione era impressionante tanto quanto il gusto. Sono d'accordo! E il sashimi era così tenero che mi si scioglieva praticamente in bocca. È incredibile come ingredienti di qualità possano elevare un piatto. Esattamente! E che mi dici della tempura? La consistenza croccante era in perfetto contrasto con gli altri piatti. La tempura era deliziosa. Apprezzo quanto fosse leggera e ariosa, il che la rendeva facile da gustare senza appesantirla. Di sicuro. Penso che provare una varietà di piatti sia il modo migliore per provare la cucina giapponese. Sicuramente. Ogni piatto offre qualcosa di unico, ed è divertente condividere e assaggiare tutto insieme. Sono contenta che abbiamo deciso di fare uno spread completo. Ha reso la serata ancora più piacevole. Lezione 7. Piatti e matematica. È come avere un sacco di piatti sporchi dopo cena. Fare matematica è come lavarli e organizzarli. Questa è un'analogia intelligente. Proprio come per i piatti, la matematica ci richiede di suddividere problemi complessi in parti gestibili. Esattamente. Di fronte a una grande equazione può sembrare opprimente, proprio come una pila di piatti sporchi. Sì, ma una volta che inizi ad affrontare un piatto o una parte dell'equazione alla volta, diventa gestibile. Trovo che concentrarsi su un passaggio alla volta mi aiuti a schiarirmi le idee e renda il processo meno scoraggiante.
Assolutamente. E in entrambi i casi la soddisfazione di aver finito è davvero gratificante. Di sicuro. C. È una certa gioia nel vedere tutto pulito e organizzato, sia in cucina che in matematica. Sono d'accordo. Si tratta di sviluppare buone abitudini che rendano il processo più agevole a lungo termine. Sì, forse dovremmo applicare questo metodo anche ad altre aree della nostra vita, come la pianificazione di progetti. Lezione 8. Nuovi addebiti chiave. È un sollievo. Ci saranno costi aggiuntivi per la nuova chiave? Non sono sicuro, spero di no. Sarebbe bello se potessero semplicemente fornirlo senza costi aggiuntivi. Sì, soprattutto perché perdere una chiave può capitare a chiunque. Sarebbe ingiusto imporre costi aggiuntivi. Esattamente. Essere comprensivi in queste situazioni fa parte del mantenimento di un buon servizio clienti. Sono d'accordo. Se fanno pagare, spero che sia ragionevole e entro un raggio ragionevole. Sì. Una piccola tassa per l'inconveniente è comprensibile, ma non dovrebbe essere eccessiva. Penso che sia importante che le aziende considerino il punto di vista dei propri clienti in queste questioni. Assolutamente. Una comunicazione chiara su eventuali addebiti può aiutare a evitare malintesi. Di sicuro. Speriamo che lo gestiscano bene e ci tengano informati su cosa aspettarci. Lezione 9. Forme adorabili. Che ne dite di questo? Ha la forma di un gatto, è adorabile. Lo è davvero. Adoro quanto siano creativi e divertenti questi design. Fanno sorridere chiunque. Sì. E ho notato che ne hanno anche uno a forma di cane, che è altrettanto carino. È fantastico! È perfetto per gli amanti degli animali. Avere opzioni sia per cani che per gatti è un'ottima idea. Assolutamente! È bello vedere prodotti che celebrano i nostri amici pelosi in modo così giocoso. Sono d'accordo! Queste forme rendono speciali e unici gli oggetti ordinari, aggiungendo carattere a qualsiasi spazio. Sì. Si tratta di incorporare elementi divertenti nella nostra vita quotidiana e questi design fanno proprio questo. Sicuramente. Penso che sarebbero ottimi regali anche per amici amanti degli animali domestici. Questo è un ottimo punto. È sempre bello regalare qualcosa che rifletta gli interessi di qualcuno. Lezione 10. Decluttering. Recentemente ho riorganizzato la mia casa ed è fantastico lasciare andare le cose di cui non ho più bisogno. È fantastico! Il decluttering può davvero aiutare a creare uno spazio più pacifico e organizzato. Esattamente. Non mi rendevo conto di quante cose mi aggrappavo finché non ho iniziato a esaminarle tutte. È sorprendente quanto velocemente si accumuli il disordine, vero? Un nuovo inizio può sembrare così rinfrescante. Sì, ho notato che avere meno disordine rende più facile concentrarsi su ciò che conta davvero nel mio spazio. Assolutamente! Inoltre, è liberatorio abbandonare oggetti che non servono più a uno scopo nella tua vita. Di sicuro, ho anche trovato alcuni oggetti che potevo donare, il che mi ha fatto sentire felice di restituirli. Meraviglioso! È bello sapere che il tuo decluttering può giovare anche agli altri. Sì,
Penso che continuerò questo processo e prenderò l'abitudine di mantenere il mio spazio organizzato. Lezione 11. Aspetto fresco e moderno. Sto puntando a un look fresco e moderno nel mio spazio abitativo. Sembra fantastico, vero? Assolutamente. Un look nuovo può davvero trasformare l'atmosfera e renderla più invitante. Sì. Ho preso in considerazione alcuni nuovi colori e mobili per ottenere quell'atmosfera moderna. È un'idea fantastica. Hai usato una tavolozza di colori specifica in mente per la riprogettazione? Sono propenso ai toni neutri, con tocchi di colore, per mantenere le cose vivaci ma sofisticate. Sembra bellissimo. È un ottimo modo per creare equilibrio e aggiungere personalità al tuo spazio. Di sicuro. Penso che incorporare piante possa anche dare un tocco rinfrescante all'estetica moderna. Sicuramente. Il verde aggiunge vita e calore, rendendo uno spazio più dinamico e vivo. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Sarà un progetto entusiasmante. Lezione 12. Flessibilità nelle aree remote. La flessibilità nelle aree remote è fondamentale. Mi offre sempre più opzioni nella pianificazione dei viaggi. Sono completamente d'accordo. Essere adattabili consente un'esperienza più piacevole, soprattutto in luoghi sconosciuti. Sì, è importante disporre di un piano di backup, soprattutto quando l'accesso alle risorse può essere limitato. Esattamente. A volte accadono cose inaspettate e la flessibilità ci aiuta ad affrontare questi cambiamenti più facilmente. Penso che ci consenta anche di esplorare nuove opportunità che potremmo non aver preso in considerazione inizialmente. Assolutamente. Può portare alla scoperta di gemme nascoste che rendono il viaggio ancora più speciale. Quindi, Cinca, è qualcosa di specifico nella tua mente che vorresti esplorare durante la nostra prossima avventura? Sono interessato a dare un'occhiata ad alcuni mercati o eventi locali. Spesso mostrano magnificamente la cultura. Sembra perfetto. Manteniamo aperti i nostri piani in modo da poterci adattare man mano che scopriamo nuove cose. Lezione 13. Importanza nelle scelte dei consumatori. L'importanza nelle scelte dei consumatori sta decisamente crescendo. Sta diventando un fattore chiave nel modo in cui le persone fanno acquisti. Sono completamente d'accordo. Oggigiorno sempre più consumatori stanno valutando l'etica alla base dei loro acquisti. Sì, che si tratti di sostenibilità, commercio equo o approvvigionamento locale, le persone stanno diventando più consapevoli del loro impatto. Esattamente. È incoraggiante vedere che i consumatori vogliono prendere decisioni informate piuttosto che scegliere l'opzione più economica. Di sicuro. Questo cambiamento sta spingendo i marchi a essere più trasparenti sulle loro pratiche e sui loro prodotti. Assolutamente. È una situazione vantaggiosa per tutti, in quanto incoraggia pratiche migliori nel settore in generale. Penso che promuova anche il senso di comunità, poiché le persone supportano le imprese locali e i marchi etici. Sì? Sapere che il tuo acquisto è vantaggioso per la comunità o l'ambiente lo fa sentire più significativo. Speriamo che questa tendenza continui a crescere. Può portare a un mercato più responsabile. Lezione 14. Esplorazione delle opzioni. Sicuramente esplora tutte queste opzioni. È un ottimo piano per mantenere aperte le nostre possibilità. Sono completamente d'accordo.
Avere una varietà di scelte può portare a esperienze e scoperte più emozionanti. Sì, ci consente di trovare la soluzione migliore per le nostre esigenze e preferenze, il che è molto importante. Esattamente. Inoltre, ci incoraggia a pensare fuori dagli schemi e ad essere creativi nelle nostre decisioni. Di sicuro penso che sia anche utile valutare i pro e i contro di ciascuna opzione prima di fare una scelta. Assolutamente. Discutere le nostre opzioni può aiutarci a chiarire cosa è più importante per noi in ogni situazione. Si tratta di prendere decisioni informate che siano in linea con i nostri obiettivi e valori. Sì, non vedo l'ora di approfondire le nostre opzioni e vedere dove ci porterà. Anch'io. Sfruttiamo al massimo questa opportunità e godiamoci il viaggio che ci aspetta. Lezione 15. Elegante semiformale. Per l'occasione, che ne dite di qualcosa di classe e semiformale? Trova un buon equilibrio? Sembra perfetto. È un ottimo modo per apparire raffinati senza essere eccessivamente formali. Esattamente. Un abbigliamento elegante può elevare l'atmosfera e far sentire tutti speciali. Sono d'accordo. Inoltre, consente un po' di creatività nella scelta di stili e accessori. Sì. Penso che un bel vestito o un abito su misura si adatterebbe perfettamente all'evento. Assolutamente! E possiamo completare i nostri outfit con scarpe eleganti e gioielli di buon gusto. Di sicuro, è tutta una questione di piccoli dettagli che possono fare una grande differenza nel nostro look generale. D'accordo. Sono entusiasta di vedere cosa indossano tutti gli altri. Sarà divertente condividere gli stili. Sì. Facciamo un piano per incontrarci prima per coordinare i nostri outfit. Lezione 16. Godersi la natura? Sai, adoro quei giorni in cui scendiamo allo stagno e lanciamo sassi nell'acqua. È un piacere così semplice. Lo è davvero. Sì, è qualcosa di così terapeutico nell'osservare le increspature sparse sulla superficie. Esattamente. Dopodiché, possiamo goderci un gelato mentre ci godiamo il sole. Sì, il gelato è il regalo perfetto per una calda giornata in riva all'acqua. Hai un gusto preferito? Sono una grande fan delle gocce di cioccolato alla menta. È rinfrescante e delizioso. Ottima scelta! Di solito scelgo biscotti e panna. È così soddisfacente con tutti quei pezzi. E poi ovviamente possiamo concludere la giornata con un barbecue. Grigliare all'aperto è un modo divertente per trascorrere del tempo insieme. Assolutamente! Non chic è niente come l'odore del cibo che cuoce sulla griglia mentre ci si rilassa all'aperto. Sì, crea l'atmosfera perfetta per una serata rilassata con gli amici. Lezione 17. Dare priorità all'esercizio. Che ne dite di dare priorità all'esercizio fisico nella nostra vita quotidiana? Ultimamente ne sento i benefici in prima persona. Sembra un'idea fantastica. L'esercizio fisico regolare può davvero aumentare il nostro umore e i livelli di energia. Esattamente. Ho notato che dopo un allenamento mi sento più concentrato e pronto per affrontare la giornata. Mi sento allo stesso modo. È incredibile come anche solo un po' di attività fisica possa cambiare la nostra mentalità. Sì. Inoltre aiuta ad alleviare lo stress che è così importante nelle nostre vite frenetiche. Assolutamente. Trovare il tempo per allenarsi può essere difficile, ma ne vale sicuramente la pena.
Che tipo di esercizio ti piace di più? Adoro andare a correre nel parco. Preferisco lo yoga. Mi mantiene flessibile e centrato, inoltre è bello rilassarsi in questo modo. Sembra meraviglioso. Forse possiamo motivarci a vicenda a rimanere attivi e provare nuove cose insieme. Lezione 18. Esplorazione di una città vicina. Che ne dici di esplorare una città vicina in cui non siamo mai stati prima? Potrebbe essere un'avventura divertente. Sembra eccitante. Adoro scoprire posti nuovi, soprattutto quando hanno negozi unici e ristoranti locali. Esattamente. C. È qualcosa di speciale nel vagare per una nuova città e trovare gemme nascoste. Sì, mi piace anche conoscere la storia e la cultura dei diversi luoghi che visitiamo. Anch'io. Aggiunge tanta profondità all'esperienza. Hai in mente qualche città specifica? Ho sentito parlare bene di quello a solo un'ora di distanza. Hanno un bel mercato e bellissimi parchi. Sembra perfetto. Dovremmo assolutamente dare un'occhiata. Esplorare un mercato può portare a deliziose scoperte. Assolutamente. Portiamo anche le nostre fotocamere per immortalare i momenti e condividere la nostra avventura. Ottima idea. Non vedo l'ora di vedere cosa troveremo e creare dei ricordi meravigliosi. Lezione 19. Offrire assistenza. Nessun problema. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore assistenza. Sono qui per aiutarti. Lo apprezzo. È sempre bello sapere che qualcuno è disposto a dare una mano quando necessario. Assolutamente. A volte si tratta solo di avere qualcuno con cui parlare o da cui scambiare idee. Esattamente. La collaborazione può portare a risultati migliori e apprezzo il tuo supporto. Grazie. Credo che il lavoro di squadra spesso porti a soluzioni più creative. Sono completamente d'accordo. È bello avere qualcuno con cui condividere il viaggio. E se hai bisogno di aiuto per qualcosa di specifico, non esitare a chiedere. Lo farò! Non vedo l'ora di affrontare insieme le sfide e rendere il processo piacevole. Lo stesso qui. Sfruttiamo al massimo la nostra collaborazione e godiamoci l'esperienza. Lezione 20. Competere per l'intrattenimento. Per il dollaro dell'intrattenimento pubblico, i campionati hanno gareggiato vigorosamente per i migliori giocatori per avere successo. È così vero! È affascinante quanto impegno si faccia per attirare i migliori talenti dello sport. Sì, la competizione tra campionati può portare a partite migliori e a esperienze più coinvolgenti per i tifosi. Esattamente. Migliora la qualità di gioco e mantiene il pubblico entusiasta e torna per vederne di più. E non si tratta solo dei giocatori, ma anche dell'esperienza complessiva, comprese le strutture e l'intrattenimento. Assolutamente. Le squadre sono costantemente alla ricerca di modi per migliorare l'esperienza dei tifosi, dagli eventi della giornata di gioco alle promozioni. Si tratta di creare un'atmosfera memorabile che mantenga i fan fedeli e coinvolti. Sì, penso che più saranno innovativi e divertenti, più avranno successo. Di sicuro. È un momento emozionante per lo sport e non vedo l'ora di vedere come si evolverà ulteriormente.
Lezione 21. Potenziale delle persone. Dovremmo concentrarci sul potenziale di tutte le nostre persone. È essenziale per costruire un futuro migliore. Assolutamente. Quando investiamo in individui e comunità, creiamo opportunità di crescita per tutti. Sì. Consentire alle persone di raggiungere il loro pieno potenziale porta a una società più innovativa e produttiva. Esattamente. Si tratta di riconoscere i punti di forza e fornire supporto per aiutare gli altri ad avere successo. Credo che promuovere una cultura della collaborazione e dell'incoraggiamento possa fare una differenza significativa. Sicuramente, quando le persone si sentono apprezzate e supportate, è più probabile che contribuiscano positivamente. È importante creare ambienti in cui tutti abbiano la possibilità di brillare e condividere i propri talenti. Non potrei essere più d'accordo. Insieme possiamo formare un'unione più perfetta sollevandoci a vicenda. Sì. Concentriamoci su iniziative che promuovono la crescita e l'inclusività per tutti. Lezione 22. Esplorazione per animali domestici. Ho creato uno spazio in cui il mio animale domestico può esplorare e giocare. È così importante per la sua felicità. È fantastico! Scommetto che il tuo animale domestico lo adora. Avere un'area dedicata fa una grande differenza. Sì. Ho notato che sono molto più attivi e curiosi quando hanno spazio per vagare. Assolutamente! Gli animali domestici prosperano quando possono interagire con il loro ambiente ed esplorare nuove cose. Penso che aiuti anche a ridurre la noia e a mantenerli stimolati mentalmente. Sì, è essenziale per il loro benessere generale. Che tipo di attività svolgi nello spazio? Ho incluso strutture da arrampicate e giocattoli per mantenere le cose interessanti per loro. Sembra fantastico. Mi piacerebbe vedere come interagiscono con tutto ciò che è impostato. Condividerò sicuramente alcuni video. È così divertente guardarli giocare. Lezione 23. Evitare il dolore. A volte, ciò che ragionevolmente potremmo fare per evitare il dolore è il nostro fallimento. È un'idea complessa. Sì, è un'affermazione che fa riflettere. È interessante come le nostre scelte possano proteggerci o frenarci. Esattamente. A volte, la paura di fallire ci impedisce di correre i rischi necessari per la crescita. Ed è importante riconoscere che il disagio può portare a lezioni preziose e allo sviluppo personale. Assolutamente. Accettare le sfide spesso ci aiuta a costruire resilienza e forza. Sì. È un equilibrio tra evitare dolori inutili e affrontare le sfide frontalmente. Penso che sia fondamentale riflettere sulle nostre esperienze e imparare da esse, siano esse positive o negative. Sicuramente. Ogni esperienza può insegnarci qualcosa di prezioso se siamo aperti ad essa. Tienilo a mente mentre affrontiamo nuove sfide. Può aiutarci a crescere ed evolverci. Lezione 24. Assicurarsi offerte anticipate. Sì, è meglio assicurarsi le offerte di volo anticipate. Pianificare in anticipo può far risparmiare un sacco di soldi. Assolutamente. Cerco sempre di prenotare i miei biglietti in anticipo per evitare aumenti dei prezzi dell'ultimo minuto. Esattamente. Ti dà la tranquillità di sapere che i tuoi piani di viaggio sono pronti. Inoltre, la prenotazione anticipata può spesso offrirti più opzioni per voli e alloggi.
Sì, è bello avere flessibilità nella scelta dell'itinerario migliore che si adatta alle proprie esigenze. E non dimenticare di dare un'occhiata a siti di viaggi affidabili, possono aiutarti a trovare le migliori offerte. Di sicuro, il confronto tra siti diversi può portare a risparmi significativi e a scelte migliori. Cerco sempre recensioni e valutazioni per assicurarmi di prenotare con un servizio affidabile. Questo è un approccio intelligente. È importante fare le tue ricerche prima di prendere qualsiasi impegno. Lezione 25. Articoli da toeletta da viaggio. Giusto, e gli articoli da toeletta? È sempre essenziale ricordarsi di portare shampoo e altri articoli di prima necessità in formato da viaggio. Assolutamente. Gli articoli da viaggio consentono di risparmiare spazio nel bagaglio e sono comodi per viaggi brevi. Sì! Inoltre, ti aiutano a evitare il fastidio di registrare i bagagli con articoli di grandi dimensioni. Esattamente. Trovo anche che imballare una piccola borsa da toilette renda più facile tenere tutto organizzato. È un'ottima idea. Di solito faccio una lista di controllo per assicurarmi di non dimenticare nulla di importante. Faccio lo stesso. È davvero utile avere un piano quando si prepara un viaggio. Di sicuro. Assicuriamoci di avere tutto pronto prima della nostra prossima avventura. Sì. Essere organizzati ci permette di concentrarci maggiormente sul goderci i nostri viaggi, piuttosto che preoccuparci dei dettagli. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere dove ci porterà il nostro prossimo viaggio. Lezione 26. Atmosfera rinfrescante. Sembra rinfrescante. Che ne dite di un profumo per creare un'atmosfera romantica nella stanza? Penso che una fragranza leggera e floreale possa essere perfetta. Aggiunge un tocco così bello all'atmosfera. Assolutamente. Qualcosa come la lavanda o il gelsomino può davvero creare l'atmosfera e rendere lo spazio accogliente. Sì, e le candele con questi profumi possono creare una luce calda, migliorando l'esperienza complessiva. Adoro l'idea di usare le candele. La luce tremolante aggiunge un senso di intimità difficile da battere. Inoltre, la luce soffusa delle candele rende tutto più invitante, non credi? Sicuramente. E forse abbinarlo a un po' di musica soft completerebbe perfettamente l'ambientazione romantica. Questo è un ottimo suggerimento. La musica può davvero elevare l'atmosfera e rendere la serata indimenticabile. Non vedo l'ora di provarlo. Sembra un piano perfetto per una serata speciale insieme. Lezione 27. Comodità in cucina. Stavo pensando a quanto potrebbe essere più facile cucinare con gli strumenti giusti. Sono completamente d'accordo. Renderebbe la cottura più comoda ed efficiente, soprattutto durante i giorni feriali intensi. Hai pensato di investire in alcuni moderni gadget da cucina per aiutarti in questo? Sì, di recente ho acquistato un fornello multiplo e ha trasformato il modo in cui preparo i pasti. Sembra utile. Quali funzionalità trovi più utili? La possibilità di cuocere a pressione e cuocere lentamente in un unico dispositivo mi fa risparmiare molto tempo e fatica. Posso immaginare. Hai una ricetta preferita che ti piace fare con esso? Adoro preparare stufati sostanziosi. Sono perfetti per la preparazione dei pasti e hanno un sapore ancora migliore il giorno successivo.
Sembra delizioso. Quali ingredienti includete di solito nei vostri stufati? Lezione 28. Suggerimenti per il giardinaggio. Ultimamente ho pensato a come prendermi più cura delle mie piante d'appartamento. È un'ottima idea. Innaffiarli una volta alla settimana o quando il terreno è asciutto è fondamentale per la loro salute. Hai qualche consiglio per fornire loro abbastanza luce solare? Sì, posizionarli vicino a una finestra che riceve la luce solare in diretta fa miracoli per la maggior parte delle piante. Questo ha senso. Che dire dei nutrienti? Come si fa a garantire che ne ricevano abbastanza? Di solito li concimo ogni 2 mesi per dare loro una piccola spinta. Hai trovato un tipo specifico di fertilizzante che funziona meglio per te? I fertilizzanti organici sono il mio preferito, sono delicati ma efficaci per promuovere la crescita. Buono a sapersi. Con che frequenza controlli l'umidità del terreno? Lezione 29. La macchina ronzante. Di recente ho provato una nuova macchina da cucina e ha ronzato forte mentre funzionava. Sembra intrigante. Che tipo di macchina era? Era un frullatore ad alta velocità e girava all'impazzata mentre mescolava tutto insieme. Posso immaginare. Ha fatto un buon lavoro con gli ingredienti che hai usato? Sì, ha amalgamato tutto senza intoppi, ma sono rimasto sorpreso da quanto fosse forte. A volte, queste potenti macchine possono essere un po' rumorose, ma i risultati spesso ne valgono la pena. Esattamente! Quando ha smesso di girare, ho aperto la porta e sono uscita in una cucina profumatissima. Sembra delizioso. Cosa stavi facendo che profumava così bene? Stavo preparando un frullato di frutta fresca. L'aroma della frutta era incredibile. Lezione 30. Scelte dei colori. Stavo cercando una nuova giacca e ho sentito che ce l'hai in diversi colori. Sì, ce l'abbiamo in blu e nero, che sono entrambe opzioni classiche ed eleganti. È fantastico! Pensi che un colore sia più versatile dell'altro? Sicuramente, il nero tende ad andare con quasi tutto, il che lo rende una scelta sicura per la maggior parte degli abiti. Ma penso che il blu aggiunga un bel tocco di colore. Può ravvivare un look. Sono d'accordo. Il blu può essere molto rinfrescante, specialmente nei mesi primaverili ed estivi. Hai un preferito personale tra i due? Personalmente preferisco il blu perché si abbina perfettamente al tono della mia pelle. Scelta interessante. Pensi che il colore influenzi il modo in cui le persone ti percepiscono?